Lezione 1. Esplorazione della vita all'aria aperta. Buongiorno Anna, sei uscita ultimamente? Il tempo è bellissimo. John, hai ragione. Avevo intenzione di prendere una boccata d'aria fresca. Cosa ti piace fare all'aperto? Adoro fare escursioni ed esplorare sentieri naturalistici. Il cambio di scenario è così rinfrescante. Sembra meraviglioso. Mi piace fare passeggiate nel parco vicino a casa mia. Anche il parco è un'ottima opzione. È bello uscire e apprezzare la vita all'aria aperta. Sicuramente. Lo trovo davvero rilassante, soprattutto dopo una lunga giornata di lavoro. Assolutamente. È un ottimo modo per ricaricarsi e schiarirsi la mente. Sono d'accordo. Hai un posto all'aperto preferito che ti piace visitare? Mi piace molto fare escursioni fino al punto panoramico del parco statale. I panorami sono sbalorditivi. Oh, sembra adorabile. Scommetto che è stupendo lassù. Lo è. Dovresti venire con me qualche volta, se hai voglia di fare un'escursione. Mi piacerebbe moltissimo. Sarebbe bello esplorare una nuova area esterna. Meraviglioso, dovremo pianificare presto un viaggio. Sono sempre felice di avere compagnia. Suona bene. Non vedo l'ora. Ottimo, ti invierò i dettagli quando avrò capito una buona giornata. Lezione 2. Celebrare le festività. Ciao Lezione Anna, 2. sei pronta per le Celebrare le vacanze? festività. Assolutamente. Adoro questo periodo dell'anno. Anch'io. Anch'io sto entrando nello spirito festivo. Lo stesso qui. Hai già iniziato ad arredare la tua casa? Ce l'ho. Ho delle luci scintillanti e un bellissimo albero. Oh, che bello! Scommetto che sembra così accogliente e allegro. Lo fa. E le luci sono di tanti colori. Sembra magico. Scommetto che ti mette di buon umore. Lo fa davvero. Anch'io sto suonando musica natalizia. Meraviglioso! Qual è la tua canzone natalizia preferita? Questa è dura. Adoro Jingle Bells e Deck the Halls. Sono dei classici. Anch'io ho un debole per Silent Night. Ah sì, una canzone così bella e pacifica. Sicuramente. Le vacanze mi fanno sempre sentire così sentimentale. So cosa intendi. C'è qualcosa di speciale in questo periodo dell'anno. Assolutamente. Non vedo l'ora di abbracciare appieno l'allegria natalizia. Nemmeno io. Avremo una stagione meravigliosa, ne sono sicuro. Lezione 3. Aiutare un amico a trasferirsi. Va bene Anna, ho sentito che presto ti trasferirai in una nuova casa. John, esatto. Ne sono davvero entusiasta. Questa è un'ottima notizia. Hai bisogno di aiuto per il trasloco? In realtà sì.
Mi farebbe sicuramente comodo un paio di mani in più. Beh, sai che sono sempre felice di dare una mano. Fammi sapere quando. Sarebbe fantastico. Speravo che lo dicessi. Certo, sono lieto di aiutarti. Traslocare può essere una vera seccatura. Me ne parli. C'è così tanto da fare per impacchettare e organizzare. Scommetto, ma con noi due, passerai in un lampo. Lo spero davvero. Voglio sistemarmi il prima possibile. Nessun problema, dammi un orario e sarò lì, pronto a partire. Fantastico. Che ne dici di questo sabato? Funziona per te? Mi sembra una buona idea. Non ho piani per quel giorno. Perfetto. Apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo ad aiutare. Non parlarne. Sono felice di dare una mano. Sei il migliore. Mi assicurerò di avere spuntini e bevande pronti. Sembra un piano. Fammi sapere quando hai bisogno che passi. Lo farà. Non vedo l'ora di finire questa mossa. Nemmeno io. Sarà un gioco da ragazzi con noi due al lavoro. Lezione 4. Discussione delle opzioni di pagamento. Ehi Anna, ho sentito che stai cercando diversi metodi di pagamento. Giusto. Sto cercando di decidere se usare la mia carta di credito o PayPal. Ah, capisco. Cosa ti fa prendere in considerazione l'idea di cambiare le cose? Bene, ho sentito parlare molto dei vantaggi in termini di sicurezza dell'utilizzo di PayPal. Interessante. Che tipo di problemi di sicurezza hai con la tua carta di credito? Principalmente solo il rischio di frode e furto di identità se i dati della mia carta vengono compromessi. Posso capire questa preoccupazione. PayPal fornisce un ulteriore livello di protezione. Esattamente. Inoltre, è comodo avere tutte le mie informazioni di pagamento in un unico posto. Questo è un buon punto. PayPal può rendere gli acquisti online un po' più semplici. Assolutamente. E ho sentito che il loro servizio clienti è piuttosto reattivo in caso di problemi. Sì, questo è sicuramente un vantaggio. Le società di carte di credito possono essere un po' più incostanti. Sicuramente. Sto solo cercando di valutare i pro e i contro di ciascuna opzione. Comprensibile. Hai già usato PayPal o sarebbe un'esperienza nuova? L'ho usato alcune volte, ma non come metodo di pagamento principale. Ok, allora hai una certa familiarità con esso. Questo potrebbe facilitare la transizione. Sicuramente. Penso di essere più propenso a provare PayPal, ad essere onesti. Abbastanza giusto. Finché ti senti a tuo agio con la sicurezza e la comodità, questo è ciò che conta. Esattamente. Penso che ci proverò e vedrò come funziona per me. Sembra un piano solido. Fammi sapere se hai altre domande lungo la strada.
Lezione 5. Esplorazione delle opportunità di volontariato. Mattina. Ho sentito che stai cercando del volontariato ultimamente. Giusto. Sono davvero interessato a coinvolgermi di più nella comunità. Questo è fantastico. Che tipo di opportunità di volontariato state considerando? Beh, ho esaminato alcuni programmi internazionali di volontariato in particolare. Interessante. Cosa ti affascina dell'aspetto internazionale? Penso che sarebbe un'incredibile esperienza di apprendimento immergermi in una nuova cultura. Ne vedo il fascino. Hai in mente una regione o una causa particolare? Sono particolarmente attratto dai programmi incentrati sulla conservazione dell'ambiente. Bello, questa è un'area del volontariato davvero importante e di grande impatto. Sicuramente. Adoro l'idea di poter fare una differenza tangibile. Assolutamente. E la componente relativa al viaggio sembra essere molto gratificante. Esattamente. Da quello che ho letto, la tipica missione di volontariato dura circa 6 mesi. Wow, è un notevole impegno in termini di tempo. È qualcosa per cui ti senti preparato? Credo di sì. Sono in un momento della mia vita in cui ho la flessibilità di dedicare quel tipo di tempo. Questo è fantastico. E sei coperto da un'assicurazione tramite il programma di volontariato, giusto? Sì, questo è uno dei vantaggi principali. Sarai completamente assicurato durante il mio soggiorno all'estero. Fantastico, questo offre una buona tranquillità. Hai iniziato la procedura di candidatura? Non ancora, ma ho intenzione di farlo nelle prossime settimane. Prima sto cercando di definire tutti i dettagli. Beh, sono davvero felice per te. Sembra un'opportunità incredibile. Lezione 6. Un'introduzione amichevole. Buongiorno, sei nuovo qui? Non credo che ci siamo mai incontrati prima. Ciao, sì lo sono. Ho iniziato a lavorare in ufficio la settimana scorsa. Oh, meraviglioso. Benvenuto a bordo. Sono John, piacere di conoscerti. Anche per me è un piacere conoscerti. Sono Anna, la nuova assistente marketing. Eccellente, possiamo sicuramente usare dei nuovi talenti nel reparto marketing. Sono entusiasta di immergermi e contribuire con quello che posso. Sembra un'ottima compagnia. Assolutamente, abbiamo una squadra davvero fantastica qui. Sono sicuro che ti troverai bene. È così bello sentirlo. Sono sempre desideroso di imparare e affrontare nuove sfide. Atteggiamento meraviglioso. Questo è esattamente il tipo di spirito che apprezziamo qui. Sono felice di sentirlo. Non vedo l'ora di conoscere meglio tutti. Allo stesso modo. Sentiti libero di venire a chattare con me in qualsiasi momento se hai domande o vuoi semplicemente parlare. È molto gentile da parte tua. Apprezzo la calorosa accoglienza. Certo, è un piacere.
Questo è un ottimo posto in cui lavorare, penso che ti piacerà. Sono sicuro che lo farò. Grazie ancora. Sono entusiasta di essere qui. Eccellente, benvenuto a bordo. Fammi sapere se posso fare qualcosa per aiutarti. Lezione 7. Esplorazione delle politiche dell'ufficio. Ehi Anna, hai già avuto modo di rivedere le politiche aziendali? Buongiorno. No, non ho avuto la possibilità di esaminarli in dettaglio. Nessun problema, lascia che ti dia una rapida carrellata delle cose chiave da sapere. Fantastico. Sarebbe davvero utile. Voglio assicurarmi di aver capito tutto. Fantastico. Prima di tutto, ci fa sempre piacere che i dipendenti presentino i loro badge identificativi. Ah, capisco. È bello sapersi. C'è un limite al numero di ore in cui possiamo lavorare? Questa è un'ottima domanda. In realtà non abbiamo limiti rigidi, ma incoraggiamo l'equilibrio tra lavoro e vita privata. Meraviglioso. Sembra molto ragionevole. Che dire delle ferie e delle assenze per malattia? Abbiamo una politica piuttosto generosa. Accumulate ferie retribuite ogni mese. Eccellente. È bello sentirlo. E in termini di cose come le note spese? Ah sì, abbiamo un sistema semplice per inviare e ottenere il rimborso. Perfetto. Sarà utile. Che dire delle opportunità di sviluppo professionale? In realtà abbiamo un ottimo programma per questo. Ci sono molti modi per imparare e crescere qui. Fantastico. Ne sono davvero entusiasta. C'è altro di cui dovrei essere a conoscenza? Fammi pensare. Oh, abbiamo una politica di non tolleranza piuttosto rigida sulle molestie. Assolutamente. È così importante. Mi fa piacere sentire che la prendi molto sul serio. Sicuramente, è fondamentale. Va bene, penso che copra le cose principali. Fatemi sapere se avete altre domande. Lo farò. Grazie mille, John. Questo è stato davvero utile per orientarsi. In qualsiasi momento, felice di aiutarti. Benvenuto a bordo, sono sicuro che starai benissimo qui. Lezione 8. Pianificazione per il futuro. Ehi Anna, hai pensato ai tuoi piani futuri? Mattina. Ci ho pensato molto ultimamente. Sarebbe meraviglioso. Che tipo di piani stai considerando? Beh, sono davvero interessata a proseguire gli studi. Sono sicuro che sarebbe incredibilmente prezioso. Che zona stai guardando? Sto esplorando programmi di gestione aziendale. Penso che potrebbe aprire molte opportunità. È un'idea fantastica. Sono sicuro che tutti apprezzerebbero avere questa esperienza nel team. Esatto. Penso che potrebbe davvero giovare all'azienda a lungo termine. Assolutamente. E che dire al di là del pezzo educativo? Altri obiettivi o sogni? Beh, mi piacerebbe alla fine assumere più ruoli di leadership qui. Sarebbe fantastico.
Non ho dubbi che tu abbia le capacità e la voglia per riuscirci. Grazie, significa molto. Sono davvero entusiasta delle possibilità. Come dovresti essere? Sono felice di supportarti in ogni modo possibile. Lo apprezzo. È bello avere un collega così incoraggiante. Certo, lo stiamo affrontando insieme. Non vedo l'ora di vedere dove ti porterà il tuo viaggio. Anch'io. Questa è stata una conversazione davvero utile. Molto a cui pensare. Meraviglioso. Fammi sapere se vuoi fare altre idee sul futuro. Lezione 9. Pianificazione dell'avventura del fine settimana. Mattina. Avete pensato ai vostri programmi per il fine settimana? Ehi John, speravo di uscire ed esplorare un po' la città. È fantastico. Hai in mente qualche posto specifico che vorresti visitare? Beh, volevo visitare il nuovo museo d'arte che hanno appena aperto. Scelta eccellente, dovremmo andarci presto per evitare la folla. D'accordo. I fine settimana possono essere piuttosto affollati con nuove attrazioni. Assolutamente. Forse potremmo anche pranzare presto prima? Mi piace il tuo modo di pensare. Qualche ristorante da consigliare in quella zona? C'è un bistrò molto apprezzato a pochi isolati dal museo. Perfetto. Sembra il piano ideale. Mi emoziono solo a pensarci. Anch'io, penso che sarà un modo meraviglioso per trascorrere un sabato. Sicuramente. Sarà bello uscire dall'ufficio e godersi la città. Assolutamente. Un po' di cultura e buon cibo, cosa c'è di meglio? Esattamente. Sono così felice che siamo d'accordo su questo argomento. Meraviglioso. Allora abbiamo intenzione di incontrarci intorno alle 11? Sì, facciamolo. Non vedo l'ora. Eccellente, lo segnerò. Sarà un fine settimana fantastico. Lezione 10. Esplorazione del museo locale. Salve. Hai sentito del nuovo museo che ha appena aperto in centro? Eccellente. Volevo dare un'occhiata. È lontano da qui? Niente affatto, è a pochi passi da questa zona. Dovremmo assolutamente andare a trovarlo. È perfetto. Mi piacerebbe vedere che tipo di mostre hanno. Sì, da quello che ho sentito, hanno una collezione davvero impressionante. È fantastico. Sono sempre desideroso di saperne di più sulla storia e la cultura locale. Assolutamente. Una visita al museo sarebbe un ottimo modo per trascorrere il pomeriggio. Sono d'accordo. Quando saresti libero di andare? Sono aperto questo fine settimana. Il fine settimana funziona bene anche per me. Che ne dici di sabato pomeriggio? Il sabato è perfetto. Sono libero tutto il giorno, quindi possiamo dedicare del tempo all'esplorazione. Suona bene. Faccio una nota per venirti a prendere verso le 14 all'ora.
Meraviglioso, non vedo l'ora. Sarà una gita divertente. Sicuramente. Un po' di cultura e tempo di qualità, niente di meglio. Esattamente. Apprezzo che tu me lo abbia suggerito. Sarà fantastico. È un piacere. Sono lieto che possiamo farlo accadere. Ci vediamo sabato. Certo. Sono lieto che abbiamo potuto avere questa importante conversazione. Fammi sapere in quale altro modo posso esserti utile. Lo farà. Sono sicuro che rivisiteremo presto questo argomento. C'è ancora tanto lavoro da fare. Lezione 11. Costruire la fiducia in se stessi. Ehi Anna, volevo parlarti di una cosa. Cosa ti passa per la testa? Ho tutte le orecchie. Beh, ultimamente mi sento un po' imbarazzato. Voglio trovare il modo di sentirmi più sicura. Capisco. È così importante sentirsi a proprio agio nella propria pelle. Esattamente. Hai qualche suggerimento su come posso aumentare la mia autostima? Mm, fammi pensare. Forse potremmo iniziare identificando i tuoi punti di forza e i tuoi talenti. Questa è una buona idea. So di essere bravo a risolvere i problemi, ma tendo a concentrarmi sulle mie debolezze. È facile farlo, ma prova a capovolgere il copione. Celebrate i vostri punti di forza. Hai ragione e dovrei davvero iniziare a riconoscere le cose in cui sono bravo. Assolutamente. E non aver paura di uscire di tanto in tanto dalla tua zona di comfort. È una sfida, ma so che può aiutarmi a crescere e ad acquisire più fiducia in me stesso. Sicuramente. Anche piccoli passi possono fare una grande differenza nel tempo. Questo è un ottimo punto. Cercherò di sforzarmi un po' di più. Sono felice di supportarti lungo il percorso. Siamo in questa situazione insieme. Lo apprezzo davvero. Il tuo incoraggiamento significa molto. Certo. So che ce l'hai. Credi solo in te stesso. Farò del mio meglio. Grazie per l'incoraggiamento, era esattamente ciò di cui avevo bisogno. Lezione 12. Un gesto sorprendente. Ehi Anna, ho una storia divertente da condividere con te. Oh, ditelo. Ho tutte le orecchie. Sai che Ebenezer Scrooge di solito è un po' uno Scrooge, vero? Sì, la classica favola natalizia del vecchio burbero. Beh, quest'anno ha deciso di sorprendere tutti i suoi conoscenti. Questa è una vera svolta. Che cosa sta facendo? Prendi questo, inizia comprando un'enorme oca e mandandola ai Cratchits. Wow, questo è un regalo piuttosto generoso da parte di Scrooge. Lo so, è totalmente inaspettato. Mi chiedo cosa ci sia dietro questo improvviso cambiamento di opinione. Forse i fantasmi del Natale lo hanno davvero capito. Potrebbe esserlo. È quasi come se fosse una persona diversa adesso. Sarà interessante vedere quali altre sorprese ha in serbo.
Assolutamente. Non vedo l'ora di saperne di più sulla sua ritrovata gentilezza. Nemmeno io. È una svolta commovente alla storia classica. Di sicuro. Scrooge sta davvero mostrando il suo lato più tenero quest'anno. Adoro quando i personaggi subiscono quel tipo di trasformazione. Lo stesso qui. Dimostra solo che le persone possono cambiare. Sicuramente. Anche il più scontroso degli Scrooge può cambiare melodia. Sono curioso di vedere quali altre buone azioni ha pianificato. Lezione 13. Tradizioni natalizie. Buongiorno Anna, ho una domanda per te sulle tradizioni natalizie. Ok, sentiamolo. Alcuni membri della mia famiglia amano davvero il budino natalizio, ma io non sono un grande fan. Oh, capisco. Cosa preferisci invece? Mi limiterò a mangiare il gelato. È il mio regalo preferito per le vacanze. Gelato. Una scelta unica per Natale. Sì, so che è un po' anticonvenzionale, ma non riesco proprio a entrare nel budino. A ognuno il suo. Ognuno ha i suoi preferiti per le vacanze. Esattamente. L'anno scorso ho mangiato una grande ciotola di gelato mentre il resto della famiglia mangiava budino. Sembra che tu abbia passato un bel momento da dessert da solista. È stato fantastico. Non litigare per l'ultima fetta di budino per me. Ah, posso immaginare che diventi un po' competitivo in alcune famiglie. Oh, non ne hai idea. I miei cugini possono diventare piuttosto territoriali con i dolci natalizi. Beh, almeno hai il tuo gelato da gustare in pace. Sicuramente. Ormai è diventata una specie di tradizione per me. Adoro il modo in cui ognuno trova le proprie piccole tradizioni per rendere speciali le vacanze. Totalmente. E il gelato è il modo perfetto per farlo. Rispetto i tuoi gusti natalizi non tradizionali. Grazie. Devo mantenere le cose interessanti, sai? Lezione 14. Prepararsi per un viaggio. Ottimo suggerimento a proposito di viaggi. Come si fa a rimanere organizzati durante tutto il viaggio? Questa è un'ottima domanda. Per me, si tratta solo di fare una lista di imballaggio dettagliata. Una lista di imballaggio, eh? Sembra un approccio intelligente. Assolutamente. Mi aiuta ad assicurarmi di non dimenticare nessun oggetto essenziale. Capisco come sarebbe davvero utile. Hai altri consigli per rimanere organizzato? Sì, cerco sempre di mettere in valigia abiti versatili che possano essere mescolati e abbinati. Questa è buona. Massimizza le tue opzioni riducendo al minimo lo spazio. Esattamente. E mi piace tenere i miei articoli da toeletta in una borsa piccola e di facile accesso. Bello, questo deve rendere i controlli di sicurezza un gioco da ragazzi. Sicuramente. Mantiene tutto pulito e ordinato nella mia valigia. Un consiglio fantastico.
Dovrò implementare alcune di queste strategie. Sono felice di condividere ciò che funziona per me. L'organizzazione è fondamentale quando si viaggia. Assolutamente. Può fare la differenza per avere un viaggio senza intoppi. Concordato. E ti permette di concentrarti sul goderti il viaggio senza stressarti per le tue cose. Questo è un ottimo punto. Avere un sistema in atto allevia davvero la pressione. Esattamente. Allora dimmi, quali sono i tuoi consigli di imballaggio preferiti? Well, I always make sure to pack an extra bag for souvenirs and any purchases. Smart move. That way you don't have to cram everything in your suitcase on the way home. Precisely. Plus, it leaves room for any unexpected finds along the way. Lesson 15, Exploring Hobbies. Excellent idea. That's perfect, I'll definitely get one. I'm glad you like it. Did you see any fish tanks during your shopping trip? No, I didn't, but that sounds like an interesting hobby. What do you enjoy about keeping fish? It's so calming to watch the fish swim around. I find it really relaxing. I can imagine. Plus, it must be rewarding to care for the little creatures. Absolutely. And it's fun to design the aquarium and choose the perfect decorations. That's a great point. Customizing the setup sounds like half the fun. Exactly. Do you have any hobbies you're particularly passionate about? Well, I've been getting into gardening lately. There's something very fulfilling about growing my own plants. Ooh, gardening, that's wonderful. What kinds of plants do you enjoy growing? I've had good luck with tomatoes and herbs so far. It's been really satisfying to see them thrive. Fresh homegrown tomatoes and herbs, that must be delicious. I bet your cooking has benefited. Absolutely. It's added so much flavor to my meals. And it's nice to have a relaxing outdoor hobby. I can imagine. Gardening seems like a great way to unwind and connect with nature. Definitely. Do you have any other hobbies you'd recommend trying? Well, I've been getting into photography lately. It's been a fun creative outlet for me. Photography, that's a great one. What kind of subjects do you like to capture? I really enjoy taking landscape shots and capturing the beauty of nature. That sounds amazing. I'd love to see some of your photographs sometime. Lesson 16, Exploring New Opportunities. Hello, Anna. I think it's a great opportunity for growth and reaching new markets. Interesting, tell me more about that. What kind of new markets are you considering? Well, I've been researching some emerging markets that I think have a lot of potential. That's exciting. What have you found that's got you so interested?
There's a few developing countries that seem to have a growing middle class with increasing purchasing power. Ah, I see. Targeting those rising consumer bases could really benefit your business. Exactly. I'm particularly intrigued by the market in Southeast Asia. The population is massive. That's a smart move. The sheer size of that region presents huge opportunities. Absolutely. And the economies there are really starting to take off as well. Makes sense to explore tapping into that growth then. What's your strategy for entering those new markets? Well, I'm thinking of starting with some targeted online marketing campaigns. Good call. Digital outreach can be an effective way to test the waters first. Definitely. And I'm also considering setting up some strategic local partnerships. Partnering with established players in those regions is a wise approach. Definitely. It allows us to leverage their existing infrastructure and customer bases. That's a smart way to quickly gain a foothold in those new markets. Exactly. I'm really excited about the potential, but want to make sure we do it thoughtfully. Sounds like you have a well-rounded strategy in the works. I'm sure this expansion will pay off. I hope so. It's a big move, but I think the upside is significant if we execute it properly. Lesson 17: Exploring Vibrant Cities. Hey Anna, I've always wanted to explore a vibrant city. How about Barcelona, Spain? Ooh, John, Barcelona sounds amazing. I've heard it's such a lively and culturally rich city. Absolutely, the architecture, the food, the art scene, it has so much to offer. I bet the energy there is incredible. What kind of things are you hoping to experience? Well, I'd love to wander through the charming streets and take in the stunning Gaudi buildings. The Sagrada Familia Cathedral is definitely a must-see, right? Such an iconic landmark. Definitely, and I want to stroll down the famous La Rambla Boulevard too. Ooh, yes, that lively pedestrian mall sounds perfect for soaking up the local vibe. Absolutely. And of course, I can't wait to indulge in all the delicious tapas and sangria. Haha, yes, the food and drinks are probably one of the biggest draws for me as well. I'm sure we'd have an incredible time exploring the vibrant neighborhoods and culture. It would be such an adventure. The energy and artistic spirit of Barcelona really appeals to me. Agreed. I think it would be the perfect destination for our next trip together. I'm sold. Let's start planning our Barcelona getaway, I can't wait. Fantastic, I'll get researching the best hotels and activities. This is going to be amazing. Awesome, I'm sure whatever you do, it'll make your place feel like a proper home in no time. I appreciate the tips.
This is super helpful as I get started. Happy to help. Let me know if you need any other decorating advice. Will do, thanks again. Lesson 18, Booking the Perfect Hotel. Hey Anna, I'm starting to plan our trip to Barcelona. Where should I begin looking for hotels? Ooh, exciting. Well, I'd suggest starting with well-reviewed hotels that have good reputations. Okay, that makes sense. What kind of things should I be looking for when comparing hotels? Location is key. You'll want one that's close to the sites and attractions you want to see. Definitely, being in a central area would be ideal. What about amenities and ratings? Yes, look for hotels with good amenities like free Wi-Fi, breakfast included, and high ratings. Got it, those will be important factors. And what about pricing? Any tips there? I'd recommend looking at a range of budgets to find the best value. Don't just go for the cheapest. That's a good point. I don't want to sacrifice quality just to save a few bucks. Exactly. Read reviews thoroughly to ensure you're getting the best hotel for your money. Excellent advice. I'll start my search focusing on highly rated, centrally located hotels. Sounds like a plan. Let me know once you've narrowed it down. I'd love to help finalize the booking. Will do, thanks so much for the tips. This is going to make planning our Barcelona trip a breeze. Happy to help. I can't wait to explore the city with you. It's going to be an amazing trip. Me neither, it's going to be an unforgettable experience. Alright, time to get booking. Trust me, you won't be disappointed. Their selection is really impressive. Alright, well, I'll definitely add those to my list. Thanks for the great recommendations. Of course, happy to help. Let me know if you need anything else. Will do, I appreciate it. Lesson 19, Navigating Cultural Differences Abroad. Hello Anna, I've been reading up on cultural norms for our trip to Japan. Were there any etiquette tips you picked up on your last visit? Yes, there were a few things I had to be mindful of. For starters, the Japanese place a lot of emphasis on politeness and respect. I see, can you give me some examples of how that manifests in everyday interactions? Well, things like bowing when greeting people, using honorifics, and avoiding direct eye contact can be important. Okay, good to know. What about things like tipping or table manners? Anything I should be aware of there? Definitely. Tipping is not expected in Japan, and you should avoid starting to eat before the eldest person at the table. Ah, that's good to keep in mind. Any faux pas I should steer clear of if I want to avoid offending anyone? Well, don't point with your chopsticks,
and be careful not to stick them straight up in your rice, as that's associated with funerals. Yikes, good thing you're giving me the scoop ahead of time. I'll have to be really mindful of those kinds of cultural nuances. Absolutely. The Japanese are very observant of etiquette, so doing your research beforehand will go a long way. For sure. Is there anything else I should know to help me blend in and have a more authentic experience? One more thing, try to learn a few basic Japanese phrases like thank you and excuse me. The locals really appreciate the effort. Great tip, I'll make sure to study up on some key phrases. Thanks so much for all the helpful advice. Happy to share what I've learned. Just let me know if you have any other questions as you continue planning. Will do, I really appreciate you taking the time to ensure I'm prepared. This is going to make our trip so much smoother. Tech, huh? You know, I have a friend who works in software development and loves it. Software development, huh? I don't have much experience with that, but it could be worth looking into. Definitely, the tech industry is booming right now. There are so many different paths you could take. Yeah, that's a good point. Lots of options to explore there. Lesson 20, Swapping Shoes for a Day. Hey Anna, I was just thinking, don't you ever wish we could trade places for a day? Haha, trade places? What do you mean by that? You know, like switch roles for a day. I wonder what it would feel like to walk in your shoes. I see what you're getting at. That's an interesting thought. What made you start thinking about that? I don't know, I guess I was just curious about the different perspectives we have on life, being at different stages and all. That's a fair point. I can imagine it would be quite eye-opening to experience the world from an older person's point of view. Exactly. Like, what are the unique challenges you face that I might not even be aware of? Well, for one, there's the physical aspect of getting older. Simple tasks can become more difficult over time. I can imagine that would be frustrating. And I'm sure the mental and emotional side of aging has its own set of hurdles. Absolutely. The wisdom that comes with age is invaluable, but it's often accompanied by feelings of loss and nostalgia. I never really thought about it that way. I guess I've always just seen the positives of growing older. That's understandable. It's easy to idealize the experience when you haven't lived through it yourself. You're right, I probably have a pretty limited perspective. Swapping places could really help me develop more empathy. Precisely. And who knows, maybe I'd learn a thing or two about the joys of youth if we traded spots for a day. That's a great point. It could be a mutually beneficial experience. I'm really intrigued by the idea now. Me too.
We should definitely consider making it happen, even if just in our imagination. Could be an eye-opening exercise. Absolutely. I'm game if you are. Let's see what we can learn from each other's unique vantage points. Haha, let's just say I hightailed it out of there as fast as my legs could carry me. Definitely a heart-pounding moment. I can only imagine. Well, thanks for all the great tips. I'm getting more and more excited about this camping trip. Lesson 21, Navigating Negotiations. Morning. I wanted to ask you about those negotiations we've been discussing. Oh yes, the negotiations. What did you want to know? Well, I'm curious about the approach you took. It seemed like you were able to come to an agreement, despite the initial expectations. That's a great observation. You're right, the expectations weren't met immediately, but we were open to negotiation. I see. So, what was the key to finding that common ground? Patience and flexibility were crucial. We had to be willing to adjust our positions and really listen to each other. I can imagine that wasn't always easy. Negotiations can get quite tense at times. Absolutely. But we kept the focus on our shared goals, and that helped us navigate the tricky parts. I see. Maintaining that big picture perspective must have been vital. Definitely. It's easy to get bogged down in the details, but keeping the end result in mind guided us. That makes a lot of sense. And how did you manage to stay so calm and composed throughout? Well, I've learned that emotional control is key in high-stakes negotiations. Getting riled up usually doesn't help. Good point. Keeping a level head allows you to think more strategically. Exactly. And it sets a better tone for the whole process, which can make all the difference. Wow, you really seem to have a knack for this. Any other tips you can share? I'd say preparation is also crucial. The more you know going in, the better you can anticipate challenges. That makes perfect sense. Knowledge is power in these situations. Absolutely. And don't be afraid to get creative either. Sometimes thinking outside the box can unlock new possibilities. I'll have to remember that. Negotiation is an art form, isn't it? Lesson 22, Thrifty Finds and Hidden Gems. Hey Anna, have you been to any good thrift shops lately? You know, I have. I love finding those hidden gems at thrift stores. They have so much character. Right? It's like you never know what amazing things you'll stumble upon. Exactly. The hunt is half the fun. Have you scored any cool finds recently? Actually, yes. I picked up this vintage camera that I'm pretty excited about.
Ooh, a vintage camera? That sounds like a real treasure. What kind is it? It's an old Polaroid from the 70s. I can't wait to try it out. Polaroid, how fun. Those instant photos have such a unique look to them. Definitely. I'm hoping to capture some really cool, retro-style shots with it. I bet you'll get some great results. Polaroids have such a distinct aesthetic. Absolutely. And the best part is, I only paid a few bucks for it at the thrift store. No way, that's an amazing deal. Thrifting is the best for finding valuable stuff on a budget. Couldn't agree more. I love the thrill of the hunt and the satisfaction of a great bargain. Me too. It's like unearthing little hidden treasures, one shopping trip at a time. Exactly. You really have to keep your eyes peeled, but it's so worth it. Definitely. I'm already looking forward to our next thrifting adventure. Same here. Maybe we can swap photos of our latest finds next time. Sounds like a plan. I'm sure we'll both have some impressive new pieces to share. Can't wait. Thrifting is the best.